Quello di cui parliamo oggi è un film che è stato in grado di sorprendermi, sia in positivo, soprattutto perché non mi aspettavo assolutamente di vedere un qualcosa del genere quando sono andato in sala, sia in negativo, perché una volta terminata la visione mi sono ritrovato in bocca un sapore amaro. Per quanto il film fosse riuscito ad intrattenermi e volendo ad offrirmi anche qualche interessante spunto di riflessione, avevo la netta impressione che si sarebbe potuto fare di più. Come si può evincere dal titolo, The Menu è chiaramente un film basato sulla cucina. E a tal proposito possiamo dire di avere già una prima sorpresa, perché per quanto tale tema possa essere stato abusato negli ultimi anni, con rappresentazioni cinematografiche e televisive di qualunque tipo, questa pellicola riesce a portare su schermo qualcosa che non sappia di già visto, facendosi forte di messaggi che, seppur non totalmente originali, risultano comunque efficaci. La storia è quanto di più semplice possibile. Una coppia raggiunge un'isola per cenare in quello che probabilmente è uno dei ristoranti più esclusivi del mondo. Al centro della serata vi è ovviamente il menù che questo famosissimo chef propone ai suoi ospiti, ma con il proseguire delle portate le cose prenderanno una piega sempre più inquietante. Protagonisti della vicenda sono lo chef Slowik, ideatore del menù, e Margot, una delle clienti, interpretati rispettivamente da un intenso Ralph Fiennes e da una stupenda Anya Taylor-Joy. Nonostante siano presenti diversi altri personaggi, la storia si svolge per la sua quasi totalità nella sala del ristorante che ospita ad ogni apertura 12 persone. Loro sono gli unici individui dotati di una certa tridimensionalità. Tutti gli altri, membri dello staff e soprattutto clienti, sono poco più che delle macchiette. Questo perché entrambi gli schieramenti, volutamente stereotipati, non sono altro che la rappresentazione di due concetti ben distinti. Quello dei cuochi, artisti che danno anima e corpo per raggiungere la perfezione, e quello dei consumatori, che distruggono questa arte non capendone minimamente il valore. La cucina diventa così metafora di tutte le discipline artistiche del mondo e dell'arte in generale. Vengono criticati i fruitori di quest'arte perché ne abusano senza rispettarla, riducendola a comune merce, dimostrando di non comprenderne il valore, ma allo stesso tempo vengono criticati anche gli artisti, colpevoli di perdere se stessi alla ricerca di una perfezione che mai arriverà a soddisfarli, e per questo accusati di smarrirsi eccessivamente nella ricerca del concetto, trascurando aspetti concreti fondamentali per soddisfare il pubblico. Infine viene criticato il mondo dell'arte in generale, involucro di tutti questi meccanismi che in una società consumistica come la nostra diventano nocivi per qualunque tipo di individuo. Tutte queste idee prendono vita su schermo, a volte in modo fin troppo didascalico, grazie ai personaggi di Fiennes e Anya. È il continuo scontro tra i due, attraverso dialoghi ed azioni, ad esprimere l'essenza del film. Le critiche mosse sono senza ombra di dubbio l'aspetto più interessante della pellicola, ma allo stesso tempo ne rappresentano anche il difetto maggiore. Più volte durante la visione si ha la netta impressione che qualche spunto di riflessione venga buttato lì alla bella e meglio, senza davvero concentrarvisi sul serio. Invece di approfondire pochi selezionati concetti, The Menu preferisce mettere mano su diverse corde, riuscendo però a sviscerarne solo un ristretto numero. Adesso mettiamo da parte la sostanza del film, non commettiamo lo stesso errore di Slowik e concentriamoci sulla forma. The Menu può tranquillamente essere suddiviso in due parti. Ovviamente non vi dirò nulla di specifico per non fare spoiler, ma diciamo che il film comincia come un raffinato thriller. Nella prima metà abbiamo una buona costruzione della tensione, soprattutto grazie al sonoro, per poi virare di scatto verso toni decisamente più sopra le righe. Il grottesco diventa la caratteristica predominante e la pellicola arriva a vestire i panni di una bizzarra commedia nera. Un cambio in corso d'opera che devo dire ho apprezzato. Mi piace quando un film parte in un modo e poi si rivela essere tutt'altro. Interessante anche l'utilizzo delle portate per dividere l'opera in veri e propri atti, restituendo così allo spettatore l'impressione di essere uno dei commensali che stanno degustando il menù. Tale immedesimazione avrebbe potuto essere ancora più accentuata dalla regia, ma devo dire che da questo punto di vista ho trovato la pellicola abbastanza carente. Non c'è nessuna inquadratura o sequenza degna di nota e non ho trovato particolarmente efficace neanche il continuo rimbalzare tra i vari tavoli per origliare le conversazioni di tutti i clienti. Sarebbe servito uno stratagemma alla perfetti sconosciuti. In quel film, per dare allo spettatore l'impressione di essere seduto insieme agli attori, alla tavola era stato lasciato un posto vuoto e la maggior parte delle inquadrature venivano proprio da quell'angolazione. Un semplice trucchetto che penso, adattato in qualche modo, avrebbe giovato anche a questa pellicola. Meglio invece il montaggio, ma a dominare soprattutto gli aspetti tecnici è senza ombra di dubbio il sonoro.
quella è sicuramente la componente più importante e la più azzeccata. Parlando di sceneggiatura, ho trovato la prima parte molto buona e un finale che non mi avrà fatto gridare al miracolo, ma era carino. Tutti i problemi sono concentrati nella parte centrale. Poco dopo aver fatto esplodere la tensione, il film comincia a perdere di mordente e quasi a girare su se stesso, come fosse solo in attesa del finale. Quel minutaggio avrebbe potuto sicuramente essere meglio sfruttato, ad esempio per approfondire alcuni dei concetti che ho descritto in precedenza. The Menu è comunque un film che vi consiglio di recuperare nel caso non lo abbiate ancora visto. Quando andai al cinema non mi sembrò nulla di troppo entusiasmante, infatti non ne parlai sul canale, ma penso di essere riuscito ad apprezzarlo di più dopo una seconda visione. Per chi fosse interessato lo trovate su Disney Plus. Adesso sto per scendere più nello specifico con la recensione, quindi gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. La svolta del film, di cui prima non potevo parlare in modo approfondito per ovvi motivi, avviene quando il sous chef Jeremy, durante la presentazione della quarta portata da lui ideata, si suicida davanti ai presenti. Nei 40 minuti che avevano preceduto quella scena, il film si era presentato come un thriller caratterizzato da una certa eleganza, riuscendo a costruire una progressiva tensione. Grazie, oltre che allo chef Slowik con le sue colorite descrizioni dei piatti, anche ad altri due personaggi, Elsa, la cameriera caposala, ma soprattutto Tyler, l'uomo insieme ad Anya che aveva assunto la ragazza per avere un'accompagnatrice e poter quindi prendere parte alla cena, visto che nel ristorante non erano ammessi tavoli singoli. Tyler è stato una figura che ho amato fin dal primo minuto. Quando dico amato, intendo che l'ho detestato da morire, ma visto che il suo scopo era proprio quello, contribuendo così a far crescere disagio nello spettatore, mi è piaciuto da impazzire. Il personaggio di Tyler può essere letto in due modi differenti. Da un lato rappresenta il fanatismo, quando l'ossessione supera determinati limiti, diventando distruttiva non solo per se stessi, ma anche per chi abbiamo attorno. Dall'altro incarna l'amatore, che pensa di essere ferrato su un determinato argomento al pari di chef o artisti di altissimo calibro, per poi dimostrare tutta la sua incompetenza quando messo alla prova. Per quanto abbia trovato tutto ciò interessante, come per moltissime altre cose, ritengo che Tyler non sia stato approfondito a sufficienza. Ho apprezzato il suo epilogo, era ciò che si meritava e quello che tutti noi volevamo vedere, ma allo stesso tempo mi sarebbe piaciuto sapere perché lo chef Slowik gli avesse fornito tutte le informazioni riguardo alla cena, tanto da arrivare a confessargli che alla fine sarebbero morti tutti. Un rapporto, quello tra questi due personaggi, che non mi è mai stato chiaro. Questa perplessità può essere attribuita anche a tantissimi altri elementi nel film. Per citarne giusto un paio in modo da fornire qualche esempio, mi viene in mente la porta grigia all'interno del ristorante, che poi ritroviamo identica a casa dello chef, oppure il discorso che Elsa fa a Margot sul non voler essere sostituita, o ancora la madre di Slowik, da sola ad uno dei tavolini, che beve in attesa di morire con gli altri. Tutto ciò che lo chef dice riguardo alla madre è che lei è la prima a non poter essere soddisfatta, nulla di più. Anche qui, sembra che volessero trasmettere un qualche messaggio, ma che dopo aver lanciato il sasso nascondano la mano. Dopo aver raggiunto il picco massimo di tensione con il suicidio del sous chef, il film comincia a mutare, vertendo su toni quasi comici, e sebbene abbia apprezzato l'umorismo nero che di lì in poi permea l'opera, è proprio a questo punto che la storia comincia a scricchiolare. Ho trovato un paio di sequenze non proprio corte, abbastanza forzate. Quando gli ospiti maschi vengono lasciati scappare per poi essere riacciuffati dopo poco, ma lì un senso poteva anche esserci, e soprattutto quando Margot viene mandata a prendere il barile nell'affumicatoio. In quest'ultimo caso ci sono una serie di illogicità abbastanza importanti. Mi è piaciuto il voler far scegliere alla ragazza, elemento non calcolato nella serata, da quale parte sedere, ma tutto il discorso della chiamata ai soccorsi con la radio, che si rivelano poi essere parte della brigata di Slowik, mi ha dato l'idea di essere solo un modo campato per aria per fornire alla protagonista una barca sulla quale allontanarsi alla fine. Secondo me poteva tutto essere tagliato e magari far scoprire a Margot il segreto di Slowik con uno stratagemma migliore. Il finale, con lo chef che finalmente si schiude davanti alla preparazione del cheeseburger, è il culmine di quella critica all'arte nociva di cui parlavo in precedenza. E a tal proposito, visto che siamo giunti alla fine di questa recensione, volevo consigliarvi un'altra pellicola che tratta più o meno lo stesso argomento, ma in modo a dir poco superiore. Se vi è piaciuto The Menu o non avete apprezzato il film, ma vi interessava il messaggio che voleva trasmettere, recuperate assolutamente Pig, opera prima del regista Michael Samosky, uscita nel 2021 con uno stratosferico Nicolas Cage. Sottotitolo aggiunto in italiano: Pig, il piano di Rob.
lo trovate su Sky, Now o a pagamento su Prime Video. Spero abbiate apprezzato la mia recensione di The Menu. Se ci sono alcuni punti del film sui quali vorreste avere un confronto, sentitevi liberi di commentare, contrassegnando con la dicitura spoiler nel caso ne facciate.